Ciao a tutti, sono Andrea, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi voglio farvi vedere, proseguendo il primo video su come farsi da soli in casa un PCB, come fare un PCB a doppia faccia, quindi con il rame sia sul lato superiore che sul lato inferiore. Per fare questo esperimento utilizzerò un circuito molto semplice che è un adattatore per Arduino per programmare una T-Tiny 85, che può tornare utile per il progetto che trovate adesso in alto a destra, trattato in quest'altro video. Quindi innanzitutto avremo bisogno di una basetta con il rame sia sulla parte superiore che sulla parte inferiore. Come andremo a fare i collegamenti tra le due parti, tra le due facciate? Nelle schede professionali questo collegamento avviene in due modalità, o tramite le vias, tipo queste qui, che sono dei fori un po' più piccoli dove non vengono inseriti i componenti, ma semplicemente c'è un passaggio tra gli strati di rame, o altrimenti dove vanno inseriti i componenti c'è sempre una vias, quindi il foro è sempre ramato, ma qui si andrà ad inserire il piedino di un componente. Per fare questa operazione utilizzeremo dei rivetti come questi, che hanno diverse dimensioni a seconda dell'utilità, quindi a seconda del foro che decideremo di fare. Per andare a inserire questi rivetti, vedremo poi come si farà, bisogna utilizzare uno strumento, ci sono quelli anche più professionali, ma questo è un po' più economico, che ci permette di andare a schiacciare poi il rivetto sul foro. Su questo circuito ho utilizzato due tipologie, due dimensioni di rivetti. Questa più piccolina per le vias, per cui sarà necessario fare un foro da 0.8 per inserire il rivetto, e il foro che rimarrà interno sarà di 0.6, dove andrò a mettere lo zoccolo per la T-Tiny 85 invece in questo e questo punto, dove la pista arriva dal lato superiore e quindi non sarei in grado di saldare correttamente il componente sulla parte inferiore. Vado a inserire due rivetti con il foro esterno da 1. Il foro interno rimarrà da 0,8 mm, quindi lo zoccolo o direttamente il chip potrà entrare comunque correttamente, potrà essere saldato. Qui non c'è necessità di andare a mettere rivetti, perché qui andremo a mettere i pin per collegarci all'Arduino, quindi andranno messi sulla parte inferiore e saldati sulla parte superiore. Quelli invece con i collegamenti sia sul lato superiore che sul lato inferiore, come questi, andremo a mettere il rivetto. Andiamo a vedere come si fa. Quindi per prima cosa devo andare a creare il PCB, quindi estraggo il PDF sia dello strato superiore che dello strato inferiore, come abbiamo visto nell'altro video. Se lo strato superiore facciamo a specchio e facciamo esporta PCB, lo chiamiamo superiore. Raccomando, è molto importante questa cosa di fare a specchio la parte superiore e non fare a specchio la parte inferiore. Quindi facciamo parte inferiore, porta. Ora andrò a stampare i due master con le tecniche viste nel video precedente. Ecco le due stampe dei master, quella della parte superiore stampata come dicevamo a specchio rispetto all'immagine vista da software, e la parte inferiore, questa invece è stampata normalmente. Per fare il nostro PCB dovremo andare a sovrapporre in modo speculare le due immagini e a fissarle insieme. Per farlo utilizzerò un semplice pezzo di scotch. Ecco qua, direi perfettamente allineati. Procediamo, questa è la basetta che utilizzerò per il nostro circuito. Si andrà a infilare in mezzo ai due master. Qui si vede già che è un po' sporco perché ho fatto un tentativo precedente con una basetta che però era già vecchia e quindi non ha funzionato correttamente.
Ho già preparato la soluzione di sviluppo e la soluzione per l'incisione. Procediamo. Vado a rimuovere la pellicola protettiva su tutti e due i lati della basetta. Queste operazioni bisogna riuscire a farle abbastanza in fretta per evitare di impressionare già il fotoresist, anche se normalmente con una luce gialla resiste abbastanza per lungo tempo. Lo allineo e faccio in modo che esca fuori questa parte dal ritaglio, così posso andarla a fissare con un pezzo di scotch, così quando dovrò ruotare la basetta per impressionare anche l'altro lato, questa non si sposterà. Ecco qua, ecco il bromografo. Vado a posizionare la basetta al di sopra e metto un peso per farlo rimanere aderente al master. Ho già fatto partire il conto alla rovescia di 3 minuti per l'impressione del fotoresist. Ci rivediamo tra poco. Eccola, ho terminato. Ora ruoto la basetta sull'altro lato. E attendiamo altri 3 minuti. Ok, anche questo lato è terminato. Rimuovo la basetta dai master. E ora procedo con lo sviluppo nella soluzione di sviluppo. Ok, ecco che si è formata l'immagine del circuito sul rame. Dopo aver sciacquato il circuito con acqua, ora lo rifilo correttamente. Lo faccio prima di metterlo nella soluzione di incisione perché così c'è un po' meno rame da dissolvere. Facciamo prima. Lo faccio abbastanza grossolanamente perché avrò poi modo dopo di rifilarlo correttamente. Ora lo metto nella soluzione di incisione e attendiamo che l'acido, anzi la soluzione piragna, faccia il suo lavoro. Ecco il risultato. Sì, sembra ben fatto. Vado a risciacquarlo. Eccolo qua, risciacquato, asciugato, bello pulito. Ora vado a rimuovere i residui di fotoresist rimasto con un po' di solvente per unghie. Come ho già detto nel primo video, questa operazione è molto importante perché altrimenti poi non si riesce a saldare
lo stagno non fa presa sul rame perché c'è ancora quello strato di fotoresist che dà fastidio. Ora un pochino di carta vetrata fine. E rifilo nuovamente, questa volta un po' meglio. Procedo ora con i fori quelli più piccoli da 0,8 mm, ovvero quello dove andranno inseriti i rivetti per le vias. Niente male, è molto importante cercare di centrare il più possibile il foro rispetto alla pista, rispetto al rame, per poi riuscire a mettere correttamente i rivetti. Vado a cambiare ora la punta e metterò quella da 1 mm. In questo modo farò i fori, quelli per i componenti, che in questo caso sono solo lo zoccolo e i pin di connessione verso l'Arduino. Ed ecco qua il risultato. Niente male, dai. Ecco i rivetti che andrò ad utilizzare per fare i collegamenti tra la parte superiore del circuito e la parte inferiore sulla basetta. Sono di 2 dimensioni, come dicevo. Ci sono questi che sono quelli più grandi, mi sembra, sì, e questi più piccoli da 0,6. Dunque, ho già fatto qualche prova, ma ho un po' di difficoltà. Provo ad allargare leggerissimamente a mano i fori da 0,8 e vediamo se così il rivetto entra. Proviamo. Perfetto, sì. Sì, così entra. Ottimo. Adesso vado a fissarlo con il punteruolo. In realtà questi rivetti nascono per circuiti stampati più grandi, più spessi, e infatti con questi qua mi sa che avrò qualche difficoltà, però vediamo se funzionano lo stesso. Sì, in effetti c'è parecchio rame in eccesso. Però adesso vado a rimuoverlo con le pinzette e vediamo se funziona lo stesso. Ora proseguo con gli altri fori.
Ma sì, non è il massimo, ma dovrebbe funzionare. Adesso vado a mettere quelli da 1 millimetro. Ok, questi entrano subito. Bene. Ok, anche questi sono andati bene. Ora vado a provare con il tester, giusto per togliermi lo sfizio, e vediamo se c'è il collegamento tra le piste. Ok, funzionano. Bene. Vediamo se ora lo zoccolino entra correttamente. Perfetto. Ora metto un po' di flussante e poi vado a saldare. Vado a stagnare leggermente adesso anche i rivetti sulle vias, giusto per sicurezza. Ho dimenticato una via, un rivetto, vado a metterlo al volo. Circuito finito, ho già anche installato i pin, inserisco la T-Tiny e lo vado a inserire nella giusta posizione su Arduino. Naturalmente i pin devono corrispondere sia quelli di alimentazione sia quelli sulla parte superiore, input e output. Ho aperto uno dei firmware creati per T-Tiny 85, è visibile nel video che trovate qua in alto a destra. Vado a mettere a posto tutte le impostazioni, selezionare il chip corretto e il clock corretto, la porta è a posto e verifico che come programmatore si è selezionato Arduino as ISP. Vado col caricamento. Vediamo se funziona. È il primo tentativo, eh? Sì! Vai, funziona. Bene. Perfetto. Un po' di considerazioni. Sulle vias conviene utilizzare un pezzettino di filo e non i rivetti. Tanto se non serve inserire componenti all'interno va bene comunque così, a meno che non ci siano componenti da installare subito sopra, allora lì conviene usare il rivetto. Lo spessore del PCB va mantenuto quello standard. Utilizzando questi qua meno spessi il rivetto si deforma troppo ed è più complicato da far funzionare. Per il resto direi che comunque è un ottimo risultato, sono molto soddisfatto e devo dire che è una buona tecnica, sempre comunque considerando di usarla per fare un prototipo. Spero vi sia piaciuta questa continuazione dei PCB fatti in casa. Fatemi sapere cosa ne pensate e lasciate un commento con le vostre considerazioni.
Nel frattempo, se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale, mi raccomando, che per me è importante. Un saluto a tutti, ciao!